super fan, very passionate, etc. Fulvio, sorry. Anyway, I'm in the middle of producing a new book. I thought I'd give it a quick plug, due out in about 6 weeks' time. And this features every book written about the Clash. There's 268 books from around the world. That gentleman there, Luca, 2 of them in here. This gentleman here, he's got one. I've got several. And these, plus the 268 books, there's a further 230 books that have reference to the Clash or Joe, etc. Now, out of those 268 books, I'm on €20 in 6 weeks' time. It's generally accepted there are 3 great books. The first one is Chris Salavitz's Redemption Song, fantastic book. The other one is Last Game in Town by Marcus Gray. The third one is Passion is a Fashion by Pat Gilbert. Ladies and gentlemen, Pat Gilbert. Se traduco per chi ci sottolineo l'inglese, Anthony ha ricordato la serata di ottobre di un anno fa circa, quando è venuto a presentare appunto i suoi libri, in particolare Joe Strummer The Mescaleros, è stato lui il webmaster, fan, principale coordinatore anche del fan club di Joe Strummer The Mescaleros, che ha parlato con Pat dicendogli che sarebbe stato bellissimo tornare a Bologna, in questo posto, Gallery 16, dove siamo trovati benissimo, in una città che aveva tanta passione appunto per Joe Strummer e per i Clash, e ha presentato questo libro che uscirà tra qualche settimana, che raccoglie tutte le uscite. Sorry, I was just pointing at Anthony's book. Questo libro che uscirà tra qualche settimana, che praticamente è una sorta di catalogo descrittivo di tutte le uscite letterarie sui Clash. Sono 268 libri quelli usciti sui Clash finora, e ci sono gli 735 that mention the Clash, e altri 235 libri, quindi sul punk in generale, sulla musica direi, che menzionano i Clash. Forse c'è un po' di ritorno nel microfono, scusate. E diceva però che i 3 libri principali sui Clash sono Redemption Song di Sullivan. Ok. Poi c'era Last Gang in Town di Gray, yeah. E poi ovviamente Passion is a Fashion di Pat Gilbert, che stasera è con noi. Ciao Pat. Hi Pat. Passion is a Fashion in Italia è uscito qualche anno dopo, è uscita in UK, che è stata ormai, came out in 2004 in UK. Yes. Yeah, as Passion is a Fashion, e il titolo italiano è Death or Glory, che è uscito nel 2009, it's the Italian edition, right? You remember that? It took them a long time to translate it. Yeah, I guess it's 2008, 2009. So Pat, tell us a little bit about your Magnus Opus. Yes, okay. Is that? Can you hear me? Okay. All right. It's a bit boomy, isn't it? It's okay. What would you like to know about my? Why did you call it the first real book about the Clash? Oh man, I mean that's the. What was lacking? Okay. When I was a schoolboy, and I was 12 or 13 or 14, I was obsessed with the Clash, and it was a mystery because they were so glamorous. And the story was so complicated. There was politics, and the band members were all fighting, and it was very exciting against punk rock. Are you translating? Yes. Yeah. Allora, hai chiesto perché l'ho chiamato, cioè il sottotitolo della versione inglese del libro, The First Real Book, o cosa del genere, about the Clash, The First Real Biography, Story of the Clash. Something like that, I don't remember. E quindi gli ho chiesto perché, secondo lui, il suo libro ha questa caratteristica, quella di essere
primo libro, insomma, perché cosa mancava ai libri precedenti. Lui ha iniziato a dire appunto ok, the real story of the Clash, ok, the real story. The real story. Quindi cosa c'era che mancava in questa storia, insomma, nei libri precedenti? Lui ha iniziato dicendo che fin da ragazzino è un grandissimo appassionato di Clash, gli interessava la dinamica del gruppo, la politica, i membri, come si erano unita la band, come si era formata, le diverse caratteristiche di ognuno di loro. Okay, and the Clash split up in 1983. If you think that Mick Jones, after the Clash, they weren't creditable, or they split up in 1985 with the 5-man lineup. There was no book. That they were the biggest rock band in history that didn't have a proper book written about them. And in 1992, probably, Marcus Gray wrote The Last Gang in Town book. And it was, but he didn't speak to any members of the band, any of the band's inner circle. So it was all there. Because the group, 𝐏𝐀𝐓, there's the idea that the secrets, they didn't want to talk and tell things about the band, because I think it was quite difficult for them sometimes. And I thought, yes, this is a really great story to actually try and find the real story. Ok, i Clash si sono sciolti nell'83, secondo alcuni, con appunto l'abbandono della distribuzione di Mickey Jones, secondo altri, ufficialmente nell'85, insomma, la seconda formazione, quella 5, insomma, di Clash. Però fino a quel punto c'era lui, a parte il libro di Marcus Gray, appunto, della Gang in Town, che è comunque un libro che, diceva Parte, non coinvolge i membri della band. Ci sono interviste ai membri della band, probabilmente perché in quel periodo, quando è uscito il libro di Marcus Gray, 92, fino a quel momento probabilmente gli stessi membri dei Clash non avevano molta voglia di parlare di quello che era successo, probabilmente perché certe vicende, certe tecniche erano ancora fresche, diciamo. Because I was working in a music magazine MOJO, I'd written some articles, some features, some stories on the group, and I'd had interviews with Joe Strummer, Paul, Mick, Topper, and I had a kind of entrance into their world. And so I did. When I did decide to write a book, it was still very difficult because they were very, how can you say, tight-knitted family. But because of people like Johnny Green, the roadie, who Steve Kirk, he's a Clash archivist, and myself knew as friends, and because of the band themselves, there were secret phone calls behind the scenes, and I'd ask somebody for an interview, and then there'd be a silence, and then afterwards they'd ring back and say, yes, okay, we will talk. E quindi appunto all'epoca lui ha pensato che era il momento giusto per fare un libro sui Clash. Parte è un editor, insomma, un giornalista di MOJO, quindi un inglese che penso che voi conoscete, e quindi aveva intervistato i membri dei Clash singolarmente in passato, quindi aveva in qualche modo una, diciamo così, un'entratura nel mondo dei Clash, che è un mondo, diciamo, molto, una famiglia molto chiusa, molto ristretta. Che lascia trapelare poco, almeno lasciava trapelare poco all'epoca, grazie anche alla conoscenza con Johnny Green e anche grazie all'intervento di Steve Kirk qui presente, che era l'archivista dei Clash, insomma tutto ciò che riguarda i Clash in generale, sono riusciti a contattarli e a ottenere la possibilità di parlare nuovamente nell'ottica di un vero e proprio libro su di loro. And that was it. But it was never an official book. It was just, I was writing sleeve notes for the Clash's album releases, the reissues, and they were doing interviews, and then I'd say, look, can I ask you about